Ciao a tutti e bentrovati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike. Oggi andiamo a parlare di un'altra prima volta, ovvero la prima volta di Giant che fa una e-mountain bike leggera. Stiamo parlando della Giant Trans X E Plus Elite e in questo Elite c'è tutta la differenza. Sta ad indicare la bicicletta leggera e-bike di Giant. Una bicicletta che gira tutta attorno a un telaio in carbonio molto minimale, una batteria da 400 Wh e un peso che si aggira attorno ai 20 kg, quindi una e-bike light leggera ma non leggerissima. La cosa che però differenzia questa Trans-X Elite rispetto a tutte le altre e-bike light è che qui il motore è un motore full power. Eravamo molto curiosi di provarla perché proprio questo andare a posizionarsi a metà strada tra una e-bike light e una e-bike full power ci incuriosiva molto. Inoltre ci incuriosiva anche provare il setup mallet della Trans-X Elite, perché se fino adesso la Trans-X E Plus era con formato 29-29, qui con il formato mallet la bicicletta diventa molto più compatta, tanto che il carro è stato accorciato di 30 mm. Il motore è il Giant Sync Drive Pro 2, powered by Yamaha con 85 Nm di potenza e una batteria da 400 Wh, batteria realizzata da Panasonic. Molto interessante come si possa andare anche ad acquistare una power unit esterna da 200 Wh portando tutta la bicicletta ad una batteria massima da 600 Wh. Il motore si controlla attraverso il Ride Control Go, ovvero il sistema a LED con anche il bottone di accensione che è sul tubo orizzontale, e il controller Ride Control Ergo 3 super fine, super minimale, che invece è sul manubrio. Un tasto superiore, un tasto inferiore e una lineetta che funziona da tasto centrale. Devo ammettere che la prima volta che ho usato questa Trans-X Elite ho cercato di utilizzare la levetta centrale come se fosse una leva da alzare e abbassare, sbagliando. Non possiamo dimenticare il manubrio integrato di Giant Contact Trail SLR, veramente molto bello, che sostanzialmente va a integrare sia manubrio sia attacco manubrio in maniera veramente tanto pulita. Anche tutti gli spessori che ci sono sotto al manubrio creano una struttura senza soluzione di continuità, molto racing. Con questo sistema non si possa andare ad abbassare il manubrio senza tagliare il tubo della forcella, che per un utente normalissimo va super bene, perché naturalmente se la bicicletta la compro per me, la prima cosa che faccio è vado a tagliare il tubo della forcella alla giusta altezza per le mie misure. In questo caso su una bicicletta a test, non potendo andare a tagliare, il fatto di non poter abbassare il manubrio ha un po' limitato, perché come sempre io avrei voluto abbassare il manubrio, ma in questo caso non si poteva fare, perché se invece fosse stata la mia bicicletta semplicemente tagliavo il tubo della forcella e l'altezza del manubrio veniva perfetta. La vera differenza tra questa Trans-X E Plus Elite e la Trans-X E Plus normale è proprio nella batteria, perché se qui abbiamo una batteria da 400 Wh sempre interna al tubo obliquo che vedete è veramente molto fine, nella Trans-X E Plus invece abbiamo una batteria da 750 Wh sempre interna, molto più grosso, molto più strutturato. Qui invece la bicicletta è veramente tanto fine. Come geometria però le due biciclette sono molto simili, condividono lo stesso angolo di sterzo, che qui è 65,8 gradi, e anche lo stesso tubo piantone che è da 76 gradi, quindi non abbiamo né una bicicletta troppo aperta all'anteriore né un tubo piantone troppo verticale. Non è una bicicletta da enduro pensata per l'utilizzo più estremo, ma qui stiamo parlando di una e-bike pensata per il trail. Quello che vuole essere la Giant Trans-X E Plus Elite è una bicicletta globale
che permette di essere pedalata in maniera ottimale in ogni momento, ed è proprio per questo motivo che hanno messo la ruota da 27,5 al posteriore, quindi l'hanno realizzata in chiave mallet, e sui trail avere il carro così compatto la rende veramente molto veloce, soprattutto nello stretto. È una bicicletta che si guida con estrema facilità. Volendo però c'è anche un flip chip che va a modificare di 0,7 gradi gli angoli, posizionato nella parte posteriore, proprio dove c'è il cuore del sistema sospensivo maestro, che è quello classico di Giant, che in questo caso secondo me funziona veramente bene, perché è quello che veramente permette di ottenere il meglio da quello che è la sensibilità del carro, anche perché siamo su una e-bike dove sì, la performance è importante, ma diciamo è più importante avere un sistema di sospensione che lavora perfettamente, tiene la ruota sempre attaccata al terreno per dare massima trazione sia in salita, dove è molto importante avere una grandissima trazione, soprattutto con un e-bike, perché col motore che tende a far girare più velocemente la ruota, avere tanta trazione posteriore è veramente importante. Così come in discesa, perché in discesa la trazione e il controllo è tutto. Più si ha trazione, più si ha controllo, più si va veloci. Il modello che ho testato è questo che vedete da parte a me, ed è la Giant Trans 6 E Plus Elite 1, un gradino subito sotto al top di gamma, ma praticamente stiamo parlando di un top di gamma. Sospensioni Fox con sistema elettronico intelligente Live Valve, freni SRAM Code, trasmissione SRAM GX AXS di vecchia generazione, non è la nuova transmission, quella che abbiamo provato poco tempo fa, e vi metto il link in descrizione e anche qua sopra. Reggisella telescopico regolabile in altezza, con l'escursione con il sistema RAD realizzato direttamente anche qui da Giant, la guarnitura Praxis in carbonio, che secondo me è una delle più belle in assoluto proprio dal punto di vista estetico, e cerchi in carbonio realizzati direttamente da Giant. E poi, come ho detto prima, il manubrio integrato in carbonio Contact Trail SLR. Questa bicicletta ferma l'ago della bilancia a 20 kg praticamente, e ha un prezzo di 9.999 euro. Prezzo elevato, ma se si guarda ai diretti competitor e se si va a guardare il montaggio, devo dire che secondo me è leggermente inferiore a quello che gli altri competitor offrono in questo momento. Cosa che non stupisce affatto, perché da sempre Giant è conosciuta per avere un punto prezzo più basso rispetto ai suoi diretti concorrenti. Ciao. Ciao. Una cosa importante che mi sento di dire è quella sulla taglia della bicicletta. Come ben sapete, io sono 178 cm di statura, tendenzialmente vado tranquillamente a cavallo della M e della taglia L. Normalmente per tutto quello che è il mondo racing preferisco andare sulle taglie M, quindi una taglia un po' più piccola, un po' più compatta, e quello che è il mondo, diciamo, enduro, trail e the bike vado su una taglia L. In questo caso a Giant ho richiesto proprio una taglia L, ma devo dire che l'ho trovata un po' grande. Non dico che sulla L non ci sono stato, ma per la tipologia e per come guido io ho trovato la Trans X E Plus Elite in taglia L leggermente più grande di quanto me la sarei aspettata. Non a caso, se guardate anche il reggisella, è praticamente quasi tutto infilato all'interno del tubo sella, cosa molto interessante perché essendo molto dritto si possono utilizzare dei reggisella telescopici con grosse escursioni anche belli lunghi, perché il tubo entra fino in fondo. Parlando di sospensioni, io sono partito da un sag del 30% sull'ammortizzatore e anche sulla forcella, con un click verso il lento rispetto al centro del rebound. Questo è stato il mio setup iniziale. Tutto il resto poi l'ho lasciato anche un po' decidere a quello che è la
applicazione Live Valve. Devo dire che ho giocato abbastanza con l'applicazione Live Valve, andando a cambiare le varie impostazioni, quindi mettere sport, performance, comfort, in modo da cercare di capire cosa cambiasse di questo sistema. È un sistema che è molto comodo, avere il fatto che siano le sospensioni stesse a decidere quando indurire o quando lasciare aperto è un bel vantaggio, non ci si pensa più. Devo però ammettere che per il mio personale stile di guida, su una bicicletta trail di questo tipo preferisco ancora andare a decidere quando aprire o chiudere le sospensioni, nonostante su questo sistema, sul Maestro, senta un po' di bobbing quando si pedala, proprio perché è una bicicletta pensata per sì pedalare anche a lungo, ma senza l'assillo della performance, quindi stare un po' più comodi, avere un sistema che lavora di più, dà un po' più di trazione, proprio perché, come dicevo prima, col motore secondo me avere un po' più di trazione posteriore è importante, in modo da non rischiare che la ruota slitti. Ma nonostante questo, anche nelle salite più scorrevoli a me piace tenere un po' aperta, anche che per una questione di comfort, proprio perché sto andando a fare un giro per puro divertimento, che è lo scopo della Trans X Elite, e quindi essere più comodo, avere più trazione, avere l'ammortizzatore posteriore aperto, per me è una cosa più comoda. E con il Live Valve, sì, mettendo su comfort questa cosa avviene, ma ancora nella mia testa preferisco avere un aperto chiuso. Le prime uscite con la Trans X sono state di ambientazione su questo tipo di piattaforma. Vabbè, oggi non ci provo neanche. È una bicicletta che si guida molto semplice, molto facile. Non è però quella bicicletta su cui ci si trova al 100% a proprio agio dal primo colpo di pedale. Io ci ho messo un paio di uscite per trovare la giusta confidenza, ma una volta trovato la giusta posizione in sella, essere sceso leggermente di pressione nella forcella, quindi aver trovato il giusto setup, mi sono veramente trovato a mio grande agio. La cosa che ho trovato subito è stata tanta confidenza, soprattutto nel momento di scendere o nei passaggi tecnici. Merito soprattutto in discesa del sistema mallet, che accorcia tutta la bicicletta e la rende super agile. Top! Questo è bello comunque. Su questa Giant Trans X1 la cosa che mi ha fatto veramente un po' impressione all'inizio è stata che nel momento in cui dovevo andare a fare un giro dovevo accendere 3 app dal telefono. Abbiamo la Ride Control app di Giant, che è quella più importante perché è quella che controlla il motore, e soprattutto è quella che ho anche utilizzato per andare a cambiare quelle che sono le varie impostazioni del motore. Dopodiché andavo a accendere l'applicazione del Live Valve e anche quella dello SRAM AXS, quindi 3 applicazioni per una bicicletta. Suona macchinoso, ma in realtà anche un po' divertente questa cosa di entrare nella propria Batcaverna, che è il proprio garage, accendere il telefono, collegare la bicicletta e poi settarla in maniera veramente futuristica, cosa che un possessore di e-bike sicuramente ama, proprio perché ha questa idea di grande tecnologia avanzata. Le impostazioni del motore sono 5: Eco, Tour, Active, Sport e Power. È un motore veramente potente. Quando si arriva al massimo dell'output di potenza è un motore veramente che spinge tanto, e su una bicicletta 20 kg si sente veramente un sacco. È un motore per chi è un e-biker nato. Su questa tipologia di via di mezzo trova forse il suo ideale, proprio perché ha una bicicletta un po' più leggera che si guida con più facilità, ma un motore che spinge forte. Il motore ha quella caratteristica di appena si appoggia leggerissimo il piede sul pedale, questo scatta in avanti. È una cosa che, a cui bisogna abituarsi, perché magari si è fermi ad aspettare qualcuno e ci si appoggia a quel
poco di più sul pedale si sente la bicicletta che scatta in avanti, proprio è un motore che è voglioso di spingere, di andare. Questa cosa però non l'ho sentita troppo nel momento del riding, quando si è sui tratti tecnici dove si va piano, si va un po' anche in surplus, come se Giant abbia messo un po' meno di questo ingaggio immediato rispetto al motore Yamaha, per esempio, che avevo provato su altre biciclette, e quindi quando si è nel tecnico si ha un po' meno di questa sensazione da bicicletta che tende a scattare in avanti. Il meglio di sé, secondo me, questa Giant Trans X Elite lo dà sul guidato. Più il sentiero è da guidare e più il fatto che sia una bicicletta con un carro molto corto, una bicicletta super compatta con un baricentro e una distribuzione dei pesi spostata tantissimo verso il centro e il basso, è lì dove si ha veramente tanto controllo. Gira in un fazzoletto, anche quando ci sono delle curve molto strette si riesce a girarla senza problemi. Naturalmente più il sentiero è ripido in discesa e più si ha controllo, più si ha il sentiero stretto e tortuoso, più si riesce a sgusciare fuori via molto più rapidamente che la sua sorella Full Power 29. Quando invece si hanno gli stradoni larghi ad alte velocità, lì fa un po' più fatica, proprio perché essendo molto rapida tende a essere un po' più nervosa magari di una 29 che sta molto più attaccata al terreno, nonostante guardandola venga in mente, qui questa è un'endurona. No, qui siamo su una trail 140-150, un all mountain spinta potremmo dire, ed è quello per cui è creato. Secondo me il suo terreno ideale sono i grandi giri in montagna, le escursioni lunghe, oppure i sentieri delle colline che spesso sono brevi e tortuosi, ed è lì che dà il meglio di sé. È forse la giusta via di mezzo per chi si sta avvicinando al mondo delle bike, magari non questa così super top di gamma perché costa tanto, ma i primi prezzi potrebbero andare a semplificare la cosa a chi vuole una bicicletta facile da controllare ma con un motore potente. Per quanto riguarda la batteria, bisogna per prima cosa lavorare un po' con la Ride Control app, andare a settare l'output massimo delle varie livelli di assistenza, perché parliamo di una batteria da 400 watt che lavora con un motore full power da 85 Nm, quindi non possiamo aspettarci 2000 metri di dislivello. Però devo dire che io comunque sono arrivato a fare quasi 1500 metri di dislivello. Ho fatto giornate da 5-6 ore con tanta discesa, magari anche quasi 70 km in totale, con 1300-1400 di dislivello, e sono tornato con ancora un po' di batteria. Da dire che invece quando l'ho usata proprio in modalità power al massimo, in quel caso la batteria viene veramente risucchiata super velocemente. Il caso massimo è stato quando ho fatto circa 28 km e poco più di 500 metri di dislivello. Ecco, in quel caso tutto in power e la batteria è stata proprio risucchiata, come quando si va con una Ferrari in autostrada e si schiaccia l'acceleratore. Giocando con l'app si trasforma questa bici da lunga escursionista in montagna, magari quando si hanno i weekend più lunghi sulle Alpi, per poi invece andare a riportarla a una full power super cattiva per le uscite più brevi, magari in pausa pranzo subito dopo il lavoro. Secondo me la Giant Trans X E Plus Elite punta tutto solo su una cosa: rendere l'uscita in bicicletta il più divertente possibile, proprio perché è una bicicletta facile da controllare. Io personalmente, se dovessi scegliere tra la Trans X E Plus e la Trans X E Plus Elite, senza dubbio andrei su questa bicicletta, proprio perché mi dà più divertimento, mi dà più anche gioco sul sentiero, mentre dall'altra parte abbiamo un massiccio schiacciasassi che mi fa magari andare più lontano perché la batteria è più ampia, e mi fa anche passare più veloce sopra le cose, sopra gli ostacoli, proprio perché sta più attaccata a terra, è un po' più pesante e quindi mi dà quell'idea di carro armato. Qui non abbiamo un carro armato, qui abbiamo una campagnola leggera di quelle che ti fa divertire sia in salita sia in discesa. Quella bicicletta
motonetta più indicata per quei biker che cercano una piattaforma che gli permetta di guidare, anche di metterci un po' del loro dal lato guida, e meno qualcosa che li porti veloci e dritti fino alla meta. Benissimo ragazzi, come al solito siamo arrivati alla fine del video. Io vi chiedo se avete già provato la Trans X E Plus Elite, perché so che qualcuno di voi già la sta provando. Mettete i vostri commenti qua sopra, mi interessa moltissimo sapere cosa provate delle biciclette. Ma poi, come al solito, 3 consigli finali, che sono quelli di iscrivervi al canale cliccando sul bottone rosso qui in basso, mettere un bel like a questo video e soprattutto gas aperto. Alla prossima! Top! Questo è bello comunque. Sì, sì.